Il 22 aprile del 1724 a Königsberg, oggi Kaliningrad, nacque uno tra i più grandi filosofi mai esistiti, Immanuel Kant. Egli fu l'esponente più significativo dell'illuminismo tedesco e ha influenzato il pensiero e la cultura occidentale in modo profondo e irreversibile. Con le sue tre opere maggiori, la critica della ragion pura, la critica della ragion pratica e la critica del giudizio, egli ha fama imperitura, opere in cui descrisse capillarmente, dettagliatamente come avvenga la conoscenza umana, come questa condizioni e guidi i nostri comportamenti e come vi si inseriscano i sentimenti, abbracciando ed anticipando ed influenzando l'etica, l'estetica, la teologia, la logica, l'antropologia, la metafisica, la fisica, la pedagogia e la psicologia. Se dunque del Kant filosofo si può solo che esserne ammirati e rapiti, del Kant uomo cosa si sa? Egli visse per insegnare e scrivere. La biografia di Kant, infatti, ci è stata svelata grazie ad un fitto epistolario tra, appunto, Kant stesso e i suoi colleghi, amici e parenti. Kant studiò molto. Latino, ebraico, greco antico, teologia, filosofia, matematica e fisica newtoniana, ma egli fu in particolar modo un ottimo insegnante ed era molto amato dai suoi allievi, come dimostra infatti questa descrizione di Kant da parte di uno dei suoi allievi. Ho avuto la felicità di conoscere un filosofo che fu mio maestro. La sua fronte aperta era la sede di una imperturbabile serenità e gioia. Il discorso più ricco di pensiero fluiva dalle sue labbra. La sua lezione erudita aveva l'andamento più divertente. Riusciva a valorizzare tutto. Nulla che fosse degno di essere conosciuto gli era indifferente. Egli incoraggiava e costringeva dolcemente a pensare da sé, esattamente come scelse di dedicare tutta la sua vita alla conoscenza e all'insegnamento. Così scelse una vita completamente sobria, equilibrata, rigorosa e soprattutto casta. La sua giornata iniziava molto presto, alle 5:05 del mattino, senza mai alcun ritardo. Colazione, una passeggiata e lavoro. Le sue giornate terminavano ogni sera alle ore 10. Si narra che addirittura i suoi stessi concittadini regolassero gli orologi basandosi sulla sua routine quotidiana. Le sue ultime parole prima di morire furono "Es ist gut", va bene così. Umile e serena accettazione del limite ultimo dell'esistenza umana per una mente geniale che ha sin da sempre ammirato, come cita l'epitaffio sulla sua tomba, il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me.